Buongiorno, benvenuti amici. Questa è la quinta, credo l'ultima lezione su Galileo Galilei. Parliamo velocemente della seconda parte della sua vita e delle opere peraltro delle quali vi ho già illustrato il contenuto nelle precedenti video lezioni, e parliamo anche e soprattutto, molto importante, del famoso processo inquisitoriale e della condanna. Ricordate che abbiamo detto durante la prima lezione che nel 1616 Galileo era già stato condannato a non insegnare il copernicanesimo dall'Inquisizione romana e in particolare dal gesuita Roberto Bellarmino. Galilei si vide ricevere un dispositivo di condanna che gli inibiva l'insegnamento del copernicanesimo. Il problema, come abbiamo già detto nella prima video lezione, è che questo documento scomparve, si perse, fu smarrito, non fu conservato l'originale, quindi vi saranno diverse ricostruzioni differenti di questo documento dopo molti anni, e anche interpretazioni diverse di questo documento. Questo sarà importante per capire anche le motivazioni del processo del 1633. Galileo comunque, come vedremo, darà un'interpretazione molto blanda di questa condanna, tant'è vero che lui, Galileo, si ritiene in diritto di tornare a sostenere il copernicanesimo già soltanto 2 anni dopo, nel 1618, quando vi sarà tra gli eruditi, tra gli scienziati, una discussione sulle comete, sull'apparizione, relativa all'apparizione in quell'anno di ben 3 comete. Comunque abbiamo già detto nella prima video lezione che la condanna nei confronti di Galileo lo spingerà ad abbandonare all'astronomia e a dedicarsi maggiormente alla fisica, alle leggi del movimento. Galileo cercherà di applicare ai corpi terrestri le sue osservazioni e i suoi calcoli matematici sui corpi celesti. Nel 1624 viene eletto Urbano VIII come nuovo papa. Questo riapre le speranze di Galileo Galilei sull'accettazione del copernicanesimo, ma in generale sulla sua possibilità di esprimere liberamente le opinioni. Infatti Urbano VIII, della nobile famiglia dei Barberini, era un personaggio molto aperto, un personaggio che si intendeva di scienza e che era amico degli scienziati fiorentini. Il nuovo Papa Urbano VIII era amico anche della famiglia di Galilei, diciamo che era quasi un amico di famiglia. E Galileo quindi, ovviamente anche per via delle lezioni di Urbano VIII, si sente più libero di esprimere e di pubblicare le sue idee. Galileo Galilei incontrerà più volte Urbano VIII, parleranno di tante cose, del metodo scientifico, anche del copernicanesimo, e Galileo sperimenterà una mentalità, un approccio più aperto da parte del nuovo Papa nei confronti della possibilità di discutere o di accettare il sistema copernicano. Tuttavia Urbano VIII sarà la base anche di una visione scettica della scienza e della validità delle teorie scientifiche in generale, che è passato alla storia, nella storia della scienza, come l'argomento di Urbano. Nello stesso anno 1624 Galileo pubblica il Saggiatore, un'altra sua opera molto importante. Nel 1630 Galileo ha pronto per la pubblicazione un altro caposaldo della sua produzione, il Dialogo sui massimi sistemi. In realtà spesso viene indicato come Dialogo sui massimi sistemi, però il nome completo, il titolo completo è Dialogo sopra i due massimi sistemi, virgola, il tolemaico e il copernicano. Si tratta di un insieme di dialoghi divisi in più giornate tra 3 protagonisti, tra 3 interlocutori,
E qui ovviamente la difesa del copernicanesimo è molto forte, è affidata a uno dei tre personaggi salviati che si direbbe rappresenta Galileo stesso, no? Difende il copernicanesimo, però molti hanno sostenuto in realtà che vi sia un quarto personaggio, anche se non compare effettivamente nell'opera, perché Salviati riporta le sue argomentazioni per averle ascoltate, dice nei dialoghi, da un accademico il cui nome non è precisato, e quindi in realtà il vero difensore del copernicanesimo sarebbe questo quarto personaggio dell'accademico, che viene solo citato, rievocato da Salviati, e non sarebbe Salviati stesso il vero difensore del copernicanesimo. In ogni caso il dialogo si svolge tra Salviati contro Simplicio. Simplicio rappresenta il dogmatico tolemaico aristotelico, dogmatico fissato con le sue idee in maniera del tutto acritica, difende Aristotele sfoggiando citazioni latine o appunto citazioni di Aristotele, e quindi passa proprio come un fanatico, una persona ottenebrata che non è in grado effettivamente di dialogare più di tanto, un personaggio che rappresenta l'auctoritas e crede ciecamente ad Aristotele e non all'esperienza, non è aperto alle novità. Tuttavia, attenzione, Simplicio è veramente esistito, è un personaggio tardo antico ed era un commentatore di Aristotele, quindi viene dato al personaggio che sostiene la teoria di Aristotele e di Tolomeo, la teoria geocentrica, il nome di Simplicio, che appunto era un seguace di Aristotele. Simplicio però, ovviamente, ha anche un altro significato. Simplicio si intende una persona semplice, un sempliciotto, d'accordo? Uno incapace di capire, va bene. E poi c'è un terzo personaggio, Sagredo, che è anche lui un sostenitore del copernicanesimo, però Sagredo, a differenza di Salviati, è ignorante, quindi sostiene il copernicanesimo in maniera molto entusiasta, ma anche in maniera ingenua, con delle espressioni anche eccessive. Tant'è vero che lo stesso Salviati spesso interviene per correggere, insomma, l'entusiasmo eccessivo di Sagredo. E, insomma, Sagredo dovrebbe rappresentare, così dicono i critici, l'uomo di mondo, che non è uno scienziato, che tuttavia accetta le novità. Ovviamente Simplicio è un sempliciotto e così via, però tuttavia, attenzione, il personaggio di Salviati prende molto sul serio le obiezioni aristoteliche di Simplicio e risponde con numerosi esempi, con numerosi ragionamenti. Quindi si tratta ovviamente di un dialogo favorevole al copernicanesimo. Infatti Galileo Galilei ha difficoltà a farlo pubblicare. Lui addirittura resta in trattative con il Sant'Uffizio, con l'Inquisizione romana, e sapete che lì c'era anche, a capo di tutto, c'era il suo amico il Papa Urbano VIII, per farsi dare il nihil obstat, il nulla osta da parte dell'Inquisizione. Attenzione, Galileo ottiene questo nulla osta e il dialogo sui massimi sistemi viene tranquillamente, regolarmente pubblicato con l'approvazione del Papa e della Chiesa Cattolica nel febbraio del 1632. Succede però che pochi mesi dopo, inopinatamente nel luglio 1632, questa stessa opera viene ritirata dalla circolazione, censurata, condannata, considerata eretica, e da Roma a Firenze arriva un dispaccio a Galilei che viene messo sotto accusa, sotto processo. A Galilei viene intimato di presentarsi il più possibile a Roma
per un processo per eresia di fronte all'Inquisizione, a causa appunto del dialogo sui massimi sistemi. Ma voi direte, ma com'è possibile? Ma la Chiesa Cattolica ha autorizzato la pubblicazione dell'opera a febbraio 1632, poi ha cambiato idea nel 1632. Come mai? Prima autorizza l'opera, anzi l'ha vagliata, l'ha analizzata per 2 anni prima di dare il permesso di pubblicazione e poi dopo qualche mese così la condanna, la censura come eretica e muove anche un processo a Galileo per eresia. Che cosa era successo? Era successo che effettivamente il Papa aveva cambiato idea. Ma perché aveva cambiato idea? In quegli anni vi erano varie posizioni all'interno della Chiesa, posizioni che in qualche modo accettavano il copernicanesimo, erano meno dure nei confronti del copernicanesimo e posizioni invece all'interno della Chiesa che volevano condannare e schiacciare il copernicanesimo considerandolo pericolosissimo. Era successo che in quei mesi gli equilibri all'interno della Chiesa erano cambiati. I gesuiti, che erano i più importanti avversari del copernicanesimo, lo consideravano una teoria che avrebbe spinto le persone a perdere la fede, una teoria inconcepibile perché contraria alla lettera della Bibbia. I gesuiti avevano ottenuto potere ed erano riusciti in qualche modo a convincere il Papa che quell'opera andava fermata e Galileo andava fermato. Ma com'è possibile una cosa del genere? Come vi ho detto, gioca molto la ricostruzione del documento di condanna di Galileo del 1616. Questo documento, l'originale, non c'era più, era stato smarrito. Nel frattempo chi l'aveva redatto, cioè Roberto Bellarmino, ve l'ho ricordato prima, era morto, e allora vi sono varie ricostruzioni di questo documento di condanna del 1616. I gesuiti ricostruiscono, riscrivono, credono di aver in qualche modo riportato alla luce il documento, sostenendo che nel 1616 il documento intimasse a Galileo, attenzione, di non insegnare in nessun modo, in nessuna forma il copernicanesimo, neppure, attenzione, come ipotesi matematica. Viceversa, Galileo ha un'altra versione. Galileo sostiene che quel documento di condanna non inibiva totalmente l'insegnamento del copernicanesimo. In ogni caso, il significato di quel documento, sin dagli anni 20 o da quando c'era Urbano VIII, era stato interpretato in maniera blanda, in maniera meno severa. Cioè Urbano VIII pensava, ma forse lo pensava solo perché gliel'aveva raccontato Galileo, che quel documento di condanna di Bellarmino nel 1616, fate attenzione, ammettesse l'insegnamento del copernicanesimo come ipotesi matematica. Ricordate che sin dall'inizio la Chiesa Cattolica aveva accettato il copernicanesimo solo come ipotesi matematica e non come pretesa verità fisica della posizione, della velocità dei pianeti nell'universo. Ma probabilmente negli anni 20 questo documento di condanna era stato interpretato in questo modo semplicemente perché Galileo Galilei aveva raccontato a Urbano VIII che questo era il contenuto del documento. Ad un certo punto, appunto nel corso del 1632, i gesuiti convincono Urbano VIII che Galileo ha mentito, d'accordo? Che Galileo aveva mentito e quindi aveva preso in giro il Papa, il suo amico Urbano VIII. Gli aveva detto che il primo documento di condanna gli permetteva di insegnare il copernicanesimo sia pure come ipotesi matematica, ma i gesuiti ricostruiscono il documento originale convincendo il Papa che non era così e che quindi Galileo ha mentito, d'accordo? E quindi, avendo mentito, Galileo avrebbe violato il primo documento di condanna del 1616 ed è quindi questo il motivo del blocco dell'opera e del processo a Galileo, cioè non tanto il fatto che Galileo nell'opera
sostenesse il copernicanesimo. Questo lo sapevano tutti, l'avevano letta tutti quell'opera ed era stata autorizzata dall'Inquisizione. Il problema era che ora il Papa si era convinto che Galileo gli aveva mentito e che quindi Galileo, non avendo rispettato la condanna del 1616, non avrebbe assolutamente avuto diritto all'imprimatur per pubblicare, capite, il dialogo sui massimi sistemi del mondo, perché lui aveva già violato gravemente una precedente condanna. Nel momento in cui il Papa viene convinto di una cosa del genere, ovviamente blocca l'opera e manda sotto processo Galileo, perché Galileo è accusato appunto di aver mentito sulla prima condanna e di aver quindi agito in contrasto con una condanna dell'Inquisizione. E il Papa Urbano VIII inizia a ragionare: se io lo avessi saputo non avrei mai dato ovviamente a Galileo il permesso di pubblicare quest'opera. Poi capite bene che vi sono motivazioni anche di tipo personale, cioè Urbano VIII si sente tradito, si sente preso in giro dal suo amico Galilei, che insomma lo avrebbe, secondo questa ricostruzione, ingannato. Quindi Papa Urbano VIII si sente esposto al discredito di fronte alla fazione anticopernicana del Vaticano, e decise così di abbandonare il suo vecchio amico Galilei e di accettare che egli potesse essere addirittura torturato. Altre motivazioni di tipo personale potrebbero essere proprio nelle argomentazioni dell'opera. Evidentemente Urbano VIII non aveva letto proprio bene l'opera. I gesuiti o qualcuno gli fa notare che alcune delle argomentazioni ricordate, dell'aristotelico Simplicio, che vengono ridicolizzate in quest'opera, erano le argomentazioni del Papa. Simplicio ripete pari pari le parole del Papa di Urbano VIII, Simplicio ripete pari pari le argomentazioni del Papa, parole e argomentazioni che evidentemente il Papa aveva espresso verbalmente a Galileo durante i suoi incontri. E il Papa non se n'era reso conto, capite, prima della pubblicazione dell'opera, ma leggendola, o qualcuno comunque glielo fa notare, gli dice: guarda, Urbano VIII, tu hai detto questo, tu hai sostenuto questo. Galileo lo mette in bocca, queste tue parole precise, queste tue argomentazioni precise, le mette in bocca a Simplicio e lo ridicolizza. E quindi il Papa si sente anche per questo motivo maltrattato da Galilei. Insomma, legge l'opera, si rende conto di essere stato ridicolizzato attraverso questo personaggio. Questa potrebbe essere comunque una spiegazione. Galileo ha dei problemi di salute e davvero non gli sembra vero, cade dalle nuvole naturalmente quando gli arriva la convocazione al processo per eresia a Roma, non può credere che Urbano VIII abbia fatto una cosa del genere, tant'è vero che davvero inizialmente Galileo Galilei non si rende conto della gravità della cosa. Risponde a questo dispaccio dicendo: io adesso non sto bene, verrò a Roma quando sarò guarito, adesso fa troppo freddo. Gli arriva in risposta un ulteriore dispaccio che gli chiarisce che o lui sarebbe venuto a Roma velocemente, andato a Roma velocemente, oppure sarebbe stato arrestato e portato a Roma in catene. Il Galilei capisce che si tratta di una cosa seria, riesce comunque a rinviare il viaggio fino alla primavera del 1633, quando le sue condizioni di salute migliorano e quando appunto la stagione diventa una stagione calda. E Galileo si sottopone al difficile viaggio per lui tra Firenze e Roma e viene incarcerato nei locali dell'Inquisizione, messo sotto processo. L'accusa è chiara, per quanto Galilei insomma non accetti
infatti la ricostruzione fatta dai Gesuiti della condanna del 1616, Galilei viene considerato uno spergiuro, viene considerato uno che non aveva accettato la condanna, però comunque l'accusa di eresia nei confronti di Galileo, e questo ovviamente è molto discutibile, si basa sul fatto stesso che lui abbia sostenuto il copernicanesimo, cioè questa che è una teoria scientifica viene considerata come eretica perché in contrasto con la Bibbia. E quindi attenzione a Galileo Galilei, che era un sincero cattolico, non era veramente un eretico, viene chiesto di abiurare, di rifiutare il copernicanesimo. Galileo non è Giordano Bruno, non è disposto a morire per le sue idee, è anche comprensibile, no? Chi siamo noi per chiedere a questi personaggi di morire per non smentire, per non rifiutare ipocritamente alle proprie idee? Galileo Galilei cede quando gli viene mostrata la camera della tortura, che lo avrebbe interessato immediatamente, e abiura. Galileo Galilei ritratta, questo è molto famoso, scrive, firma un documento in cui si dice: e io Galileo Galilei considero erronee, considero eretiche le mie opinioni in merito al sistema copernicano, e accetto la dottrina della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e in base a questa dottrina affermo che la Terra è ferma al centro dell'universo e il Sole si muove intorno alla Terra. Deve abiurare, capite? Non qualcosa che lui abbia detto contro un dogma, contro qualcosa di teologico, di religioso. Deve abiurare la sua idea che la Terra si muova intorno al Sole, perché questa viene considerata eresia. È inutile che vi dica, perché un po' tutti la conoscono, insomma la valutano, che vi metta in evidenza l'estrema gravità di questa decisione. La Chiesa Cattolica condanna, sarà stato anche per motivi accidentali, per motivi personali, però ricordatevi sempre che la condanna riguarda il fatto di aver sostenuto il sistema copernicano, che questo e non altro viene considerata eresia. E quindi la Chiesa da questa condanna subisce un danno di immagine gravissimo, per come poi tutto questo sarà ovviamente interpretato nei secoli successivi. Già aveva subito un danno di immagine bruciando sul rogo nel 1630 Giordano Bruno, però forse questo danno di immagine, questa questione del 1633, la repressione di Galilei rispetto alla repressione di Giordano Bruno, è ancora più grave, malgrado Galilei, nonostante Galilei non sia stato condannato a morte, mentre Giordano Bruno sì. Giordano Bruno si rifiutò di abiurare mentre Galilei abiurò. Malgrado Galilei non sia stato condannato a morte, forse il suo episodio è più grave, senz'altro, di quello di Giordano Bruno, perché Giordano Bruno viene condannato perché era veramente eretico e anticristiano. Certo, anche oggi la Chiesa ha cambiato opinione su questo, insomma non è bello, ma all'epoca succedeva dappertutto, lo facevano anche i protestanti. Chi veniva considerato eretico ed era veramente eretico, insomma un po' tutti pensavano che meritasse una condanna, all'epoca andava così. Però Galileo Galilei, a differenza di Giordano Bruno, questo vi voglio far capire, non era realmente eretico. Galileo Galilei era un sincero cattolico, resterà cattolico e devoto alla Chiesa romana, alla Chiesa cattolica, anche dopo questa condanna. Viene condannato come eretico perché eretica viene considerata la proposizione, che l'affermazione che il Sole sia al centro della Terra e che la Terra muova intorno al Sole. Cioè la Chiesa si ingerisce in una teoria scientifica per sostenere quale è vera, quale sia falsa, e condanna come eretico uno che aveva, uno scienziato che aveva espresso una teoria scientifica. Ora,
fate attenzione perché ci sono molti cattolici conservatori e associazioni e gruppi cattolici veramente cattolici integralisti, cattolici molto conservatori che tentano in tutti i modi di giustificare la Chiesa cattolica nel processo a Galileo. Questo veramente mi fa innervosire a me, mi riempie di indignazione. A volte questi gruppi, associazioni, scrittori cattolici tirano fuori delle vere e proprie false notizie, delle fake news, dicono che Galilei in realtà sarebbe stato condannato perché aveva messo in discussione la divinità di Maria. Sono tutte sciocchezze. Galileo viene condannato per aver detto che la Terra si muove intorno al Sole. Questo è il problema. Molti cattolici conservatori in qualche modo giustificano la Chiesa dicendo che Galilei era presuntuoso e Galilei non solo affermava il copernicanesimo, ma pretendeva di avere una dimostrazione certa della verità del copernicanesimo. Come vi ho detto in altre video lezioni, Galileo Galilei non aveva assolutamente una dimostrazione certa del movimento della Terra intorno al Sole, anzi, anche durante il processo, ma all'interno della stessa opera, un dialogo sui massimi sistemi, Galileo presenta delle prove del movimento della Terra che in realtà sono false. Per esempio l'argomento delle maree, lui dice che le maree dipendono dal movimento della Terra. Questo è falso, lo sappiamo oggi. Insomma, è un argomento che viola il suo stesso principio di inerzia, no? Noi sappiamo che le maree dipendono dall'attrazione gravitazionale della Luna, non dal movimento della Terra. Quindi Galileo non aveva e per molto tempo non si ebbe la dimostrazione certa della veridicità del copernicanesimo piuttosto che del sistema tolemaico, perché era difficile capire qual era il punto di riferimento intorno al quale gli altri astri si muovevano. Infatti la prova certa, la prova magnetica cosiddetta del movimento della Terra arrivò soltanto all'inizio del 1700. Quindi molti giustificano la Chiesa dicendo la Chiesa ha condannato Galilei perché la sua teoria poteva essere falsa, cioè era una teoria presentata senza prove e Galilei in maniera presuntuosa e arrogante invece sosteneva di avere le prove certe del copernicanesimo. Ma che ragionamento è questo? Io non capisco. Anche se Galileo avesse presentato una teoria falsa, poi si dimostrerà vera, però non c'erano le prove, ok? Anche se Galileo avesse presentato una teoria falsa, perché la Chiesa avrebbe dovuto condannarlo. Cioè la Chiesa condanna tutti quelli che presentano delle teorie che non sono dimostrate con certezza. Cos'è la Chiesa? Era un'istituzione scientifica. Come si permette di dire se una teoria è vera o una teoria è falsa? A parte il fatto che vi ho detto, questa è una scusa da parte di cattolici integralisti, Galileo fu condannato perché si pensava che fosse pericoloso il copernicanesimo. Ora invece qualcuno dice no, Galileo fu condannato perché a differenza di altri che insegnavano il copernicanesimo, lui non lo accettava solo come ipotesi matematica, ma diceva che era la vera realtà dell'universo, non una delle tante ipotesi non ancora dimostrate, ma non aveva argomenti per dimostrare la verità fisica del copernicanesimo. E va bene, anche se Galileo avesse sbagliato, perché la Chiesa deve condannarlo? La Chiesa era un'istituzione scientifica, la Chiesa era forse come una rivista ad alto impact factor internazionale come Nature che rifiuta gli articoli che non sono provati? Ma anche coloro che si vedono rifiutare un articolo su Nature non vengono comunque processati, condannati, ridotti al silenzio e così via. E disse bene all'epoca, nella sua apologia a favore di Galileo, Tommaso Campanella. Vi ricordate? Abbiamo dedicato una lezione a Campanella. Campanella rivendicò il diritto all'errore. Cioè, perché la Chiesa Cattolica deve mettersi a giudicare se una teoria è vera oppure se è falsa? Anche se la Chiesa avesse condannato Galileo per la sua arroganza nel
nell'affermare che il copernicanesimo fosse vero e non solo un'ipotesi matematica, perché deve essere condannato? Anche se sbagliasse, perché deve essere condannato? Campanella infatti nell'Apologia pro Galileo parla del diritto all'errore. Gli scienziati hanno diritto ad avanzare delle loro teorie, a crederci, eventualmente a sbagliare, perché devono essere inibiti dalla Chiesa Cattolica. Vabbè, comunque ovviamente questa è una cosa che ancora naturalmente adesso e forse per sempre sarà lamentata nei confronti della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha condannato, ha ridotto al silenzio, ha umiliato il più grande scienziato dell'epoca, l'inventore della fisica moderna e del metodo scientifico. La Chiesa Cattolica ha dato chiaramente l'impressione di voler ritardare il progresso scientifico, l'affermazione della scienza. Galileo Galilei non viene condannato a morte, si salva perché ritratta le sue teorie, viene condannato all'ergastolo. L'ergastolo, il carcere a vita, viene trasformato in quello che noi oggi chiameremmo arresti domiciliari. Galileo viene messo agli arresti domiciliari, prima presso la residenza del vescovo di Siena, Ascanio Piccolomini, poi all'interno della sua villa di Arcetri. Passerà gli ultimi anni nella sua villa di Arcetri, isolato dal mondo accademico, dagli altri scienziati, impedito nel fare i suoi esperimenti, aveva anche difficoltà a ricevere libri, a poter studiare, a poter lavorare, veniva controllato, aveva l'assistenza soltanto di uno dei suoi allievi, quindi Galileo viene ridotto al silenzio e gli viene anche resa difficile la prosecuzione della sua carriera scientifica. Gli viene impedito di pubblicare qualunque cosa, lui continua a studiare ma lo fa quasi illegalmente, di nascosto, è una vergogna. Nel 1637, sia pure in queste condizioni difficili, Galileo scrive un'opera eccezionale, la sua opera più importante di fisica. Si chiama Discorsi e dimostrazioni sopra due nuove scienze, ripeto, l'ultima opera di Galileo. Le due nuove scienze sono la meccanica e la dinamica. Anche quest'opera viene presentata attraverso dei dialoghi, viene strutturata attraverso dei dialoghi tra diversi interlocutori, esattamente come il dialogo sui massimi sistemi del mondo. Ma non vi dovete ingannare, il fatto che ci siano dei dialoghi non implica che Galilei abbia abbandonato l'idea di rigore e di precisione. Quando vengono espresse le dimostrazioni matematiche, queste sono precisissime. Pensate che l'opera è in italiano, come il dialogo sui massimi sistemi, ma molti non sanno che i teoremi vengono espressi in latino, vengono scritti in latino, e attenzione, la dimostrazione dei teoremi, soprattutto quelli geometrici, è realizzata in greco, l'antica lingua della geometria, la lingua degli elementi di Euclide. Quindi in maniera rigorosa Galileo si esprime delle teorie verbalmente, dialetticamente, facendo interagire i vari personaggi, ma scrive anche delle precisissime dimostrazioni in latino e in greco. Questo per dire che agli scienziati serve ancora il latino e il greco. Se uno scienziato non sa il latino e il greco, un fisico, non può leggere in originale Galileo Galilei, dovrà leggerlo in traduzione. Ma tutte le dimostrazioni dei teoremi geometrici sono in greco. E quindi Galileo Galilei poi morirà nel 1642. Resterà un cattolico, avrà anche due figlie, pensate che diventeranno entrambe suore. Galileo in realtà non si occuperà mai molto delle due figlie, ci sono delle lettere tra lui e le figlie diventeranno entrambe suore, una famiglia di devoti cattolici, e questo è il trattamento che è stato riservato a Galileo.
dopo il processo di Galileo, la scienza italiana non verrà presa proprio più sul serio dagli altri paesi europei, dai paesi nordici, che stavano in ogni campo durante il Seicento, durante il XVII secolo, sopravanzando l'Italia da un punto di vista culturale, da un punto di vista scientifico. Basti pensare al fatto che l'ultima opera, vi ho detto, Galilei la pubblica, ma non può pubblicarla apertamente perché gli è vietato dall'Inquisizione. Lui la fa pubblicare anonima in Olanda, a Leida, capite? Dove c'era enorme libertà di stampa. L'Olanda, l'Inghilterra, la Francia dove l'Inquisizione non c'era, la Chiesa era molto più libera, era la Chiesa gallicana, Chiesa autonoma francese, che dipendeva dal sovrano e non dal Papa. La Francia, l'Olanda, l'Inghilterra diventeranno i paesi della nuova filosofia, della nuova scienza, del progresso. Un triangolo che idealmente unisce Londra, Parigi e Amsterdam sarà il triangolo della cultura. Da ora in poi, nel Seicento, abbiamo il declino dell'Italia, il declino culturale e scientifico dell'Italia. Molti hanno giustificato la Chiesa Cattolica dicendo Galilei è stato condannato perché aveva mentito sulla precedente condanna, perché aveva insultato il Papa, ma non perché aveva sostenuto il copernicanesimo. Eppure il dispositivo di condanna e la biura riguardano soltanto il copernicanesimo. Molti che vogliono in qualche modo minimizzare le colpe della Chiesa Cattolica mettono in evidenza che tanti personaggi, anche dopo la condanna di Galilei, continueranno a insegnare il copernicanesimo. Questo è vero, però il clima di censura, di paura, di repressione della Controriforma cattolica nel 1600 gravò moltissimo. Vi erano molti allievi di Galileo Galilei, molto validi, spesso raccolti all'interno dell'Accademia del Cimento a Firenze, ma molti di loro, anche se ebbero dei risultati apprezzabili in ogni sorta di scienze, avevano paura di pubblicare questi risultati. Questi risultati vennero conosciuti in ritardo nel resto d'Europa, non furono presi in considerazione, magari furono presi in considerazione altri autori francesi, italiani o inglesi che arrivarono più o meno alle stesse conclusioni degli italiani, arrivarono alle stesse scoperte degli italiani, ma dopo gli italiani, perché ormai gli italiani non riuscivano più a far conoscere i loro contributi scientifici. E comunque il resto dell'Europa non li prendeva più sul serio, li sottovalutava. E quindi abbiamo il declino e il disastro dell'Italia. Voi direte, ma non dipende soltanto dalla condanna di Galileo. Sì, non dipende soltanto dalla condanna di Galileo, dipende dalla Controriforma in generale, dipende magari anche dal fatto, sicuramente, da altri fattori, dal declino politico dell'Italia. L'Italia è divisa in tanti stati e staterelli, sottomessi direttamente o indirettamente alla Spagna, che era appunto uno stato arretratissimo, controriformista, economicamente disastrato, non favorì l'Italia. È chiaro che le accademie degli altri paesi che si formano nel Seicento, vengono fondate nel Seicento, l'accademia, la famosa Royal Society a Londra, l'Académie Française, l'Accademia Umanistica, l'Accademia di Francia a Parigi, ma poi anche l'Accademia delle Scienze a Parigi, tutte accademie fondate nel Seicento, dopo le grandi accademie risorgimentali e barocche italiane. Quelle accademie avevano più potere perché erano sostenute da sovrani assoluti, o comunque da sovrani, anche quando diventarono sovrani parlamentari come quelli inglesi, da sovrani importanti, da paesi ricchi, importanti, politicamente e culturalmente più rilevanti rispetto all'Italia. Quindi l'Italia, da un punto di vista filosofico e scientifico,
dopo il processo a Galilei diventa un paese di serie B da tutti i punti di vista. Grandi filosofi italiani non ce ne saranno più, assolutamente, e se ce ne saranno, come Giambattista Vico nel Settecento, saranno comunque filosofi conservatori, filosofi proprio medievali, che riprendono proprio opinioni medievali, filosofi ostili totalmente alla scienza, alla nuova scienza, alle nuove idee, filosofi appunto come Giambattista Vico, del tutto provinciali, secondari e comunque del tutto in controtendenza con le idee, con le nuove idee della scienza, dell'illuminismo e così via. E questo quindi la condanna di Galilei è in qualche modo la condanna dell'Italia, è in qualche modo il simbolo del declino dell'Italia, della fine della libertà di espressione, della libertà di stampa in Italia. L'Italia della Controriforma che si abitua, e forse questo è arrivato fino a noi, si abitua ad essere ipocrita, a non esprimere le proprie idee, ad esprimerle in maniera mascherata, ad esprimerle di nascosto. Mentre altri paesi, appunto paesi nordici, diventavano culturalmente più importanti dell'Italia. Il processo, la condanna di Galilei fu considerato una vergogna all'estero, fu considerata proprio una cosa inaccettabile che fece una pessima pubblicità all'Italia proprio complessivamente. Ci furono personaggi che andarono anche a trovare Galileo Galilei e testimoniarono della sua infelice condizione, di come fosse scandaloso che uno dei più grandi scienziati dell'epoca fosse rinchiuso agli arresti domiciliari con l'impossibilità di pubblicare, con la difficoltà di studiare, l'impossibilità di sperimentare, di fare nuove scoperte scientifiche. John Milton, il famoso scrittore e poeta inglese, autore di Paradise Lost, ma anche un politico, un militare, uno che combatteva a favore dei puritani nella prima rivoluzione inglese, nelle due guerre civili inglesi, ma anche John Milton con il suo testo Areopagitica, uno dei più grandi difensori della libertà di coscienza, della libertà di pensiero, della libertà di stampa, della tolleranza religiosa di quell'epoca, andò a trovare Galileo e raccontò a tutti nei suoi scritti come aveva trovato Galilei, quale fosse la situazione veramente penosa, vergognosa in cui in Italia, a causa della Chiesa cattolica e dell'Inquisizione, Galileo Galilei era stato ridotto. Arrivederci.